Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo della vista. Le conoscenze diffuse al giorno d'oggi sostengono che i difetti della vista possono essere congeniti o comunque connaturati nell'uomo, che oltre una certa età la vista da vicino si perda per natura e che l'unica soluzione possibile sia l'utilizzo di lenti correttive o l'intervento chirurgico. Ma è veramente così? Scopriamolo insieme. Storicamente l'uomo aveva bisogni ed abitudini differenti e come avrebbero potuto sopravvivere gli uomini primitivi con una vista imperfetta? Le scoperte della luce elettrica, della stampa e l'evoluzione della società, con i suoi usi, costumi, norme di comportamento, hanno influito pesantemente sulla nostra capacità visiva. Andiamo con ordine e vediamo come è fatto l'occhio. Il nostro organo per la vista è un globo biancastro e morbido, sostenuto da legamenti, mobilizzato da muscoli e collegato al cervello da fibre nervose che ricevono messaggi di luce e li trasformano in impulsi elettrici che vengono interpretati come immagini. La visione, nitida o imperfetta, dipende da come i raggi luminosi, attraverso la lente interna chiamata cristallino, colpiscono la retina, la fibra nervosa che traduce gli impulsi al cervello. Quando la convergenza del fascio di luce orientato dal cristallino colpisce precisamente la retina, si ha la giusta messa a fuoco. E negli altri casi, se il fascio converge prima o dopo, si parla di visione imperfetta. Da cosa dipende questo fenomeno? La scienza tradizionale imputa il problema al cristallino, che viene anche modificato meccanicamente con gli interventi chirurgici. In realtà, lo spostamento del punto di convergenza del fascio luminoso rispetto alla retina dipende dalla forma del bulbo oculare. Il bulbo è circondato da muscoli e qui introduciamo un concetto nuovo. Anche i muscoli degli occhi possono avere contratture. Tutti conosciamo le contratture dei muscoli della schiena. Non vi è mai capitato? Sicuramente. E tutti le abbiamo sperimentate più volte nel corso della vita. Per i muscoli della schiena si possono fare i massaggi, insomma si cerca di eliminare queste contratture. Ebbene, analoghe contratture possono verificarsi anche negli occhi, ma senza che noi ce ne rendiamo conto, ovviamente. E queste contratture irrigidiscono e di fatto modificano la forma dell'occhio e spostano la retina. La conseguenza è che i raggi luminosi non arrivano più nel punto giusto e la nostra visione si altera. Aggiungiamo un altro tassello. Il cervello interpreta i segnali della retina sotto forma di immagini. Quando c'è di mezzo l'interpretazione, entrano in gioco fattori soggettivi come la memoria, l'aspettativa, la paura, l'ansia e così via. La tradizionale misurazione della vista, cioè la lettura dei caratteri su un ottotipo, dipende dalla nostra interpretazione e quindi spesso restituisce risultati imprecisi. Esiste invece uno strumento, il retinoscopio, che con lo stesso principio del radar emette un raggio luminoso che colpisce la retina dell'esaminato e ritorna indietro. Con il retinoscopio si può valutare il visus anche degli animali, perché è un esame oggettivo, non dipende dalla nostra interpretazione. La misurazione con il retinoscopio fatta a distanza non influisce sullo stato d'animo del soggetto e non dipende dalla sua interpretazione, restituendo risultati attendibili e spesso molto diversi dalla misurazione tradizionale. La correzione con le lenti. Durante la visita tradizionale la visione viene aggiustata con lenti. Il difetto di forma del bulbo oculare
causato dalle contratture muscolari non viene considerato e si preferisce modificare il punto focale con una correzione esterna, che verrà poi riportata negli occhiali da vista. Gli occhiali, se da un lato accomodano meccanicamente la visione e ci permettono in breve tempo di mitigare il problema della vista, dall'altro lato peggiorano la situazione. Perché? Perché rendono i muscoli oculari sempre più pigri e sempre più contratti. Se l'informazione che vi sto dando vi sembrano strane, potete fare una prova che vi lascerà di stucco con gli occhiali stenopeici, e sto parlando di questi qui. Li vedete? Sono occhiali speciali. Questi occhiali speciali non hanno lenti correttive. Le loro lenti nere sono piene di forellini. Indossandoli costringono i nostri occhi a muoversi per cercare la luce attraverso i fori. L'occhio deve proprio fare una sorta di piccola ginnastica, muovere per guardare attraverso i fori. E come per magia, mettendo questi, che non hanno lenti correttive, solo due fondi di plastica con i buchi, mettendo questi, come per magia, vedremo bene, anche senza lenti correttive. Provare per credere, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione. Questa è una cosa che vi sconvolgerà. Se avete difetti di vista, provate questi occhiali e vi si aprirà un mondo. Esiste un sistema messo a punto dal dottor William Horace Bates che ci aiuta a rilassare i muscoli degli occhi e ad eliminare l'ansia da visione, e di questo parleremo più a fondo in un prossimo video, così come degli aspetti più sottili legati alla visione imperfetta, perché ci sono altre cose che influiscono sulla vista, sul nostro modo di vedere, sia fisico che sottile, ok? Ma cosa possiamo fare nell'immediato per aiutare la nostra vista? Allora, intanto, possiamo togliere gli occhiali quando non è necessario, perché noi siamo abituati, specialmente i miopi, a tenerli addosso sempre, per praticità, perché ci danno sicurezza, perché sono belli, perché sono di moda, perché ci danno un tono, insomma, intorno all'occhiale e a questo modo comunque di nascondere in parte il viso ci sono tantissimi aspetti. 2. Utilizzare gli occhiali stenopeici, tranne che per guidare, ovviamente, dove c'è la prescrizione delle lenti, perché se li fermano vi fanno una bella multa. Perché in questo modo inviteremo i nostri muscoli al movimento. 3. Leggere il libro del dottor Bates, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, e mettere in pratica i suoi consigli. 4. Possiamo adottare un'alimentazione sana che ci aiuterà ad eliminare tossine e parassiti dagli occhi, perché i parassiti possono essere anche negli occhi. Vi lascio il link del video sui parassiti. E potete venire alla corte delle farfalle a sperimentare tutte queste cose. Quindi, se vuoi saperne di più su questo argomento, vedi i link che ci sono in descrizione e vieni a trovarci per una giornata sulla salute degli occhi. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e presto uscirà il video sugli aspetti sottili dei problemi della vista, così non te lo perderai. E questa è la pillola igienista di oggi. Un abbraccio da Isa. Ciao, a presto!